Oggi ho avuto l'onore di parlare con una vera leggenda delle MMA italiane, Alessio il legionario Sakara, un pioniere delle arti marziali miste del nostro paese con anni di esperienza ai massimi livelli, dalla UFC fino ai circuiti più estremi. Oltre ad allenarsi nella prestigiosa American Top Team, ha recentemente fatto il suo debutto nella Bare Knuckle MMA, il circuito di combattimento a mani nude fondato da Jorge Masvidal, ex fighter UFC e suo compagno di team. In una chiacchierata esclusiva Sakara ci racconta com'è stato il suo primo match senza guanti, vinto con una performance impressionante. Parleremo della differenza tra il combattimento con e senza guantini, delle emozioni che si provano a salire in gabbia in queste condizioni e dei suoi prossimi obiettivi nel mondo del fighting. Se vi piacciono le MMA, questo video è imperdibile. Mettetevi comodi perché sta per iniziare una conversazione con uno dei più grandi guerrieri italiani. Ma mai venuto in Italia Conan? Mai venuto. C'era quasi la residenza ben periodo. Stava sempre qua, stava. Sai che non lo sapevo, cavolo. Sì. La prima volta che è venuto nel 2009 ho portato. Conan. Nel 2009 a fare lo stage. È Bellator quando combattevi per Bellator? No, nel 2009 mica c'era Bellator qua. Che cazzo? Lo portai a fare stage. Ah, Mike Brown quando combatteva al WEC. Io l'ho portato. E io non so che cazzo è sto WEC. WEC era quello prima dell'UFC, insieme all'UFC c'era una categoria minore, WEC di pesi piccoli, che ci combatteva José Aldo, Uriah Faber. Sì. Il campione era Mike Brown, che era pound for pound, era il numero 2. E sono venuti in Italia. Portati. Ma perché Minotauro e Minotauro Capodanno a casa mia, alle case popolari nel 2005. Andiamo a fare meeting. Dall'America alle case popolari. E mia madre mi disse, quando ancora parlavo con mia madre, questi si sono mangiati 3,2 kg di gnocchi. E che gli do? Dagli al frigorifero. 3,2 kg di gnocchi si sono mangiati. Minchia, poi per la cucina italiana, per gli americani la cucina italiana. Ma quelli sono brasiliani, io. Minotauro e Minotoro. Ah, ok. Pensavo parlassi di Conan quando è arrivato. E Conan pure, quello è brasiliano-americano. Quello. Oh, Alessio, finalmente ci rivediamo dopo troppo quanto tempo? Tantissimo. È passato un anno. È passato da quando ancora praticamente mi dicevi adesso devo combattere di MMA, devo ritornare a fare un match di Bare Knuckle MMA. Che purtroppo ogni volta che lo dicevo succedeva qualcosa, allora poi magari sembrava finto. È vero, cavolo. Abbiamo passato 2 anni in cui raccontavi che dovevi combattere Bare Knuckle, poi Bare Knuckle, l'altro di MMA, poi alla fine saltava sempre. Però era per il problema del visto, no? Ai tempi, se non ricordo male. All'inizio era perché il problema mi stava arrivando la green card. Ok. E quindi dovevo aspettare il visto. Poi invece c'è stato altro tipo di problema che mi sono un attimo separato da Big FC e sono andato con Masvidal. Che tanti non la sanno sta cosa, ma tu attualmente vivi in America? Sì, io sto fisso Boca Raton, qui torno molte volte durante l'anno, quindi vivere proprio è quando uno vive e non torna mai. Io torno perché ho anche altre attività qui. Ok. E quindi vengo spesso. Ma la maggior parte del tempo sei là? Sì, sto giù. Qui la parte dei sentimenti sta qua. E anche lavorativamente sta qua, però giù ho sia attività sportiva che è il primo lavoro e poi ho aperto un business da poco e sta andando bene. Ok, minchia, bello cavolo, bello tornare ogni tanto in Italia solamente per le vacanze, per business e vacanze. Business però, no? vacanze, sì. Okay. Ho visto il match l'avevo visto ai tempi quando hai combattuto, già un paio di mesi fa è successo, no? Volevo parlare un attimino, non ho trovato assolutamente interviste post match, non ne hai parlato con nessuno. Io sono uno molto così. Abbiamo l'esclusiva praticamente, oggi nel video abbiamo l'esclusiva di Alessio Sakara che ci parla un po' del match di Bare Knuckle MMA. Sì. Ok, combattuto nel circuito di Masvidal, del Gamebred, se non sbaglio, si chiama il nome. Impressioni. Era come te l'aspettavi? E mi ricordo che nell'altro video abbiamo parlato un po' di quello che stava magari la tua preparazione in vista di un match a mani nude. Era quello che ti aspettavi? Certo. Quali sono stati i problemi? Quali sono stati? Parlami un po' di questo match. La verità è che era tutto come mi aspettavo, stupenda l'organizzazione. Ok. Molto bene anche la preparazione, poi ho avuto qui testimoni, c'ho avuto un problema durante il camp che io non sto qui a dire perché ogni volta sennò pensa che uno massa che veramente quello ha fatto quella cosa durante il match. E io non lo so sta cosa. Ci sono stati dei intoppi con un infortunio, però siccome mi era stato detto dal medico che dovevo, io ho detto non esiste. Dopo 7 anni che aspetti dopo di 7 anni non minchia. esiste. E per quello e il motivo delle cavigliere era anche quello durante il match. Ok. Perché è stato un infortunio al piede, sì. E a 2 settimane dal match, però va bene, non è questo che voglio parlare di altro. Che l'ultima volta che avevo combattuto, la prima e ultima volta è stato il Vale Tudo nel 2001, quindi ritornare a mani nude
poteva dare adrenalina, ma più forte di me, una volta che si chiude quella porta sembra come se io lo facessi che l'ultima volta che avevo combattuto era la settimana Chiaro. precedente. Riesci a mantenere questi tempi qua? Nel senso, sai, molti quando non combattono per tanto tempo di una determinata disciplina, magari si trovano un po' spaesati, no? A ritornare di nuovo L'ho detto non è più zona di comfort. l'ho detto in un'intervista americana dopo il match, perché hanno fatto tutti i complimenti del fatto che io era tantissimo tempo che non combattevo, ma quando sono scivolato sono rimasto molto calmo. Ok. Se tu fai parte dell'America Top Team, quando fai sparring, delle volte simuli come un match. Non dico come tanti anni fa, però delle volte capita che magari un colpo più forte, uno da più forte, parte il match. Logicamente non c'è il pubblico, non ti dà ansia. Chiaro. Però le prestazioni atletiche sono alte. Ovviamente. Altrimenti o C'è ti ancora fa gente stracompetitiva che si allena là tutti i giorni. tantissimo, no? tutti i giorni. Giovani? Ce ne sono alla Tanti giovani, ci stanno tanti giovani. E sono contento anche che sono riuscito a far fare una prova a 2 ragazzi italiani del Furor Belli, e sono entrati dentro, che sono Alessio e Fidel, di cui Fidel ha già combattuto, e Alessio ci avrà un match a breve, che sono 2 italiani che sono entrati all'America Top Team, fuori da me Marvin, che fa parte dell'America Top Team. Certo. Troppo felice più che altro che sono stato il primo italiano di MMA che ha combattuto nell'evento più grosso, più famoso. E il bello è stato anche il fatto che mi sono un po' preso in giro, perché quando sono uscito c'erano anche altri italiani, sembra che avevo fatto un incontro con i calabroni o le vespe, perché ero pieno di bozzi, che a mani nude o te tagli o te fai i bozzi, capito? Immagino. Com'è sentire l'impatto dei colpi a mani nude? Sì, senti... Cioè, eri già abituato, però dal 2001 cazzo che non combattevi un match del genere. Certo, però io penso sempre questa cosa, che se sei molto focalizzato sull'obiettivo non pensi a quello che succede nel durante. Se sei focalizzato che il tuo obiettivo è quello di vincere l'incontro, che tutti hanno questo obiettivo, certo. però Alla fine si combatte per quello. tutti lo dicono e lo pensano, però poi lo devi mettere in atto. Chiaro. È come quando vuoi raggiungere un obiettivo anche a livello di business. Tu vuoi raggiungere quello, però se si mette un ostacolo in mezzo magari ti fermi. Stessa cosa, quando senti un colpo più forte è giusto che ci sta quel colpo, perché faccio quello di lavoro, Certo. faccio danza e quindi non ci stanno figure che rappresentano un balletto. E allora ogni tanto, soprattutto quando io sono scivolato, che lui si è lanciato con una mezza... Ecco, momento, andiamo per ordine, perché voglio cominciare a parlare, a entrare un po' nel vivo, no, del match. Se io ti dico questa cosa... È partito il match, è partito che io ho detto no, che cazzo, che sfiga. Ti dico 2 cose... Parte subito il match, succede questa scena qua, che io me la ricordo ancora. Fai per tirare un low kick, Ok. ti incrocia un diretto, se non sbaglio, un jab, che non era un colpo, non sembrava tanto. Mi ha preso, però non era forte. Però sei scivolato, scivoli indietro, fai per rialzarti e ricominci a scivolare. Ho detto, minchia, vuoi vedere che per sta sfiga qua magari succede? Cosa hai pensato in quel momento? Ti dico 2 aneddoti di questa azione che tu Perché hai voglio detto. capire cosa è successo là. 2 aneddoti. Il primo, che io dico sempre, o vinci o impari, giusto? Certo. Quindi io quel giorno ho imparato una lezione, che Sì, lo dico a però tutti i ragazzi. ti avrebbero girato i No. coglioni. Aspetta, sto a finire. Vi dico una lezione, ragazzi, che voi potete immaginare. Quante volte capita che prima di un match si vedono gli atleti che montano sul ring per provare il match, tipo sai che non 4 ci ore fa prima, caso. 3 ore prima. Sì. Tutti gli atleti entrano per provare Sì. lo spazio. Tu dici Ok? per controllare un attimo Controllo, il terreno perfetto. come... Questo si fa, anche all'UFC lo fanno. Ok. Il fatto da dire, vabbè, ma sarò uguale agli altri, l'errore che ho commesso. Perché? Se fossi entrato prima, come mi aveva detto Conan, Ok. entra, vatti a fare una passeggiata dentro, io mi sarei accorto che gli adesivi che erano attaccati per terra non erano stampati sul tu dici tappeto, sul erano terra, delle ma non messi pellicole, sopra, ok. erano delle pellicole. E quindi scivola. Quindi di conseguenza tu vedi, già sai qua si scivola. Qui si scivola, soprattutto quando sei bagnato, sudi o cose varie. Errore che non farò mai più. Quindi succede che questa cosa già è il primo errore. Secondo errore, il fatto che io ho detto prima dell'infortunio viene che tutto il camp, siccome l'avversario era molto più alto, ho provato tanto calf kick. Sì. E l'infortunio mi ha creato proprio questa cosa, il fatto di dare tanti calci. Durante l'allenamento mi sono fatto malissimo il piede. Il manager, l'allenatore mi dice, entra, cambia strategia di tutto quello che hai fatto te. Usa il destro, usiamo i colpi in linea, scorditi la gamba. Ok. Ma quando tu fai una cosa ripetuta infinite volte durante il tempo, ti viene istintivo quando vedi il buco. Quindi vedendo le sue gambe che si avvicinavano a me, istintivamente è partita la gamba. Con le mani. Perché i colpi non li devi pensare. Se pensi in colpo è la volta che l'avversario te mena. Certo. Il colpo deve uscire da solo, non devi pensare il colpo, non si pensa mai.
Ecco perché quando i maestri o gli allenatori ti dicono ripeti 100 volte, 1000 volte, bro, è importante in modo che tu nel combattimento il corpo va da sé. Chiaro. Ok? Quindi parte la gamba e però sono scivolato. Minchia, l'ho pensato. E però mo adesso ridi. Vuoi vedere per sta? Adesso per ridi, sta se io ti dico il sfiga. pensiero dopo che ho preso il secondo colpo ti senti male. Il secondo colpo Sentiamo che era sempre là mentre ti stavi cercando di alzarti? che lui si lancia, se ti rivedi quello Ok, che sì. lui si lancia e mi prende. Ok. Io in quel momento, l'immagine mia, non mi chiedete il perché, vi giuro che è questa che è andata. Nel momento che prendo quel colpo mi sono ricordato il film di Bud Spencer, ma ti giuro su Dio, sulla testa dei miei piedi, di quello che faceva tempo, perché ho preso una botta centrale qua e per un attimo ho visto le luci, mi sono ricordato quell'immagine di Bud Spencer quando gli dà la botta Il al pugno napoletano martello, riccio sì. che fa tempo, no, a Jerica là che faceva tempo e cascava, e io per un attimo dico mamma mia che tramba che ho preso, perché si è lanciato, e poi sono stato fortunato che l'ho tenuto, non sto a prendere in giro, se ti vede un No, attimo, ma l'ho rivisto diverse volte, l'ho rivisto anche stamattina. proprio quindi l'ho per dire. tenuto. Però la cosa che mi ha Lui aiutato sei stato tanto, poi bravo te a controllare poi Certo. tutto quello che succedeva dopo. perché la gente non pensa, ma io faccio tanta lotta, No, ma tanta. ti sei ritrovato da una posizione sfavorevole, ma proprio over 9000 proprio di coso, che hai ribaltato praticamente. Minotauro ci ha fatto una carriera con la schiena a terra, no? Non è il mio stile. Sì, però un conto guardiere. se ti ci metti te in quella situazione, un conto conto che- se ti arriva neanche per colpa di un'arma, ma per colpa di tutt'altro. Però Poi questo fa danni parte del ambientali. combattimento, niente va come uno pensa, Certo, no? certo. Tu pensi che la vuoi portare là, ci provi, poi però se cambia ti rimane freddo. Chiaro. Una cosa che ho notato ad esempio nei tuoi match, soprattutto in questo, sei, poi magari correggimi se sbaglio, però mi è sembrato che sei un po' un diesel all'interno del In match. tutti i match è stato così. Parti tranquillo, poi ad un certo punto, infatti si è visto da metà ripresa in poi, ogni volta che ti rialzavi, lui ha anche cercato di fare il furbo quando ti stavi rialzando a un certo punto, che è partito subito, non ti ha dato il tempo. Poi non so a livello di regolamento, No, è giusto. dovrebbe lasciarti. No, però- è giusto però, perché da una parte quando stai lì il combattimento, finché l'arbitro non dice delle cose ti sta sempre attento. No, chiaro. Ecco perché io dico sempre anche ai ragazzi, non vi fidate di quello che vedete voi. Se l'arbitro non interviene, tu devi continuare a pensare che il combattimento... Perché per chi non lo sa, il regolamento dell'MMA, quando ti stai alzando, nel momento in cui ti stai alzando, l'arbitro solitamente dovrebbe separare. Esatto. Però ti- se l'arbitro ti non separa. dice niente, non fa niente, è giusto che Lì lui... tu in quel momento ti stai alzando, Sì. lui parte subito con sto colpo a tradimento, tra virgolette, diciamolo un po'. Guarda, io ti voglio dire una cosa, adesso però mi stai dicendo una cosa che io non vorrei che me lo vada a rivedere nel regolamento. Non vorrei che nel regolamento che noi abbiamo letto Ok. c'erano delle cose che nessuno sa. Ok. Ad esempio lì il gomito valeva dall'alto al basso, che l'UFC Ah, ok. non valeva. Sì, sì, sì. E non vorrei che magari lì nel regolamento c'è sta scritta anche questa cosa, che a me mi hanno detto le cose Certo. primarie che potevi colpire, e soprattutto la cosa che nessuno sa, che a mani nude magari uno pensa come 2 minuti al round, là sono 5. Porca Come l'MMA identico, non cambia Certo, niente. pesante, porca miseria. Che Non cambia devi avere niente. anche l'attenzione magari psicologica, no? E se casca il paradenti, l'arbitro là ti fa continuare finché non interviene. Casca il paradenti, tu continui finché l'arbitro decide lui quando può intervenire. E se si stacca un dente? C'è Ho l'assicurazione, capito. spero. C'è l'assicurazione Che te copre dell'evento? poco, Che te copre succede? poco l'assicurazione dei eventi. Non so quanto costa i denti là in America, però. Sono tanti. Ma io vado in Messico attraverso, ci metto un attimo. E dici risparmio sulla materia prima. L'italianata sempre, che vedono che noi abbiamo sempre escamotage no? Sì, sì, sì. No, per la cosa di Diesel che ti dicevo prima è che verso la fine, da metà ripresa in poi, Sì. ha cominciato a lavorare tantissimo con le braccia. Con le braccia vedevo proprio i diretti destri quando gli arrivavano, proprio lo Perché quella era tutta la strategia che volevo fare. Cavolo. Perché l'ho fatta tanto Però anch'io. c'è il fatto che ogni volta, questa è almeno una mia impressione, ogni volta che andavi di gambe, mica finivi a terra, cioè sembrava che l'altro si aspettasse proprio quello. Io era pure più alto di me, quindi era molto più facile la presa. Ok. E comunque una cosa che io ho notato che sono migliorato, anche se era tanto che non combattevo, che sono stato molto razionale quando sono stato a terra, e quindi è uscito fuori molto il jiu-jitsu Ok. che io so che molti magari non sanno, solo chi fa lotta con me lo sa, che sono bravo anche di lotta a terra. Certo. Ecco, infatti è una domanda che volevo anche farti Sulla spalla? No, non sulla spalla, adesso ne parliamo dopo, sul cardio. Come ti sei trovato? Perché io non è che voglio raccontare alle persone quanti anni hai. No, quello Però non c'hai più 20 anni, no? Per combattere. C'è gente e ti che sei qua- trovato con un ragazzo che era molto più giovane, Sì, di sì. 5 Però anni più giovane. La gente quando faccio sparring lì Sì. e poi vengono a sapere l'età che ho, quei giovani che non lo sanno, si mettono paura, non ci credono.
Porca miseria. Perché una delle cose che ho più di tutti è il cardio. Beh, io ti ho visto dal Solo vivo come allenarti, stile. quindi so come sei dal vivo, anche quando facevi le preparazioni con Senpai Bruno qua al dojo e vedevo quante riprese tiravi. Però sai, per uno che non sa magari la tua età, ci rimane un po' male. È tutta testa, perché molti, chi si ricorda Randy Couture fino a 47 anni. Ci sono atleti che se tu usi bene il corpo, il cardio riesce a durare tanto. E io ho questa cosa qua che io poi durante l'anno mi alleno sempre, non con l'acceleratore Ok. a manetta, se no rompere la sei macchina. sempre in preparazione. Sono te. sempre in preparazione. E poi il mio stile è sempre stare dentro, chiudere la distanza, anche perché io ho una cosa che è molto importante. Il fatto che tu hai un avversario sempre dentro lo rovini anche psicologicamente. Ok. Quindi per far questo devi allenare più del normale. Certo. E allora io dedico molto alle cose del cardio. Quindi alla fine della prima ripresa te di cardio come Se tu rimasi? vedi alla fine della prima ripresa io mi alzo in una frazione di secondo già vado all'angolo. Sì. Io sono rimasto per terra, È per la successo, spalla. infatti, è successo quella roba della spalla. Quando è capitata quella... Durante Sai l'incontro che nel match non si capisce? io ho mandato... Io non riesco a capire effettivamente il momento, l'ho riguardato diverse volte, non riesco a capire il momento in cui... Noi ci abbiamo il Quando si video fa perché male- mi è stato chiesto e siccome molte volte la gente critica senza motivo, c'ho Luigi che mi ha difeso tantissimo, ho detto ma non c'è bisogno. Qualcuno potrebbe pensare che, vabbè, Era stanco, si è fatto male, non era vero, Sì. perché era stanco. C'è proprio il momento esatto dove io faccio un'americana. Uscendo da un armlock, non era triangolo, io stavo uscendo, la gamba volevo fare un triangolo, ma lui rimane blocco. Cioè sia il fermo immagine ho mandato che il pezzo dove io poi lì per lì si sente che lui fa tipo Ok. e quando fai questo movimento, Ok, che è la cuffia rotatoria che ti sì, in portoghese manovella la chiamano, Sì. ok, da sotto, questa parte rimane, quindi è un attimo, è come il tallone, se fai la leva al tallone o al ginocchio, è un attimo, non è la rottura come del gomito che fa più male, lì è velocissima, ti rompi e magari ritorni, però dopo senti il dolore. Ok. So come mi sono rotto la leva, il polso, ti fa male quando ti fanno quel tipo Ok, di... è certo. veloce, però continui, però ti fa male. Chiaro. Non è come se ti si rompe il dici gomito, l'osso, che allora te ok. fermi, esce fuori. No. E questa è una un'inserzione, tipo, un'inserzione. no? Io lo faccio sempre per abitudine. Ogni volta che io esco da una posizione, siccome ho le gambe pesanti, riesco a bloccare la spalla. Poi io ti manderò la Mandami foto e il clip video così, che... mandami la clip così la facciamo vedere anche a chi... Certo. Perché sai che io l'ho guardato veramente una decina di volte e non sono riuscito a capire. Si vede proprio la fase perfetta dove Guarda il addirittura... rallentatore, pensa. Allora, guarda, là c'è sta tutto, c'è anche la foto, sono riuscito a trovare il fermo immagine della foto, Ok. dove si vede proprio che io butto tutto il braccio verso il basso e la gamba gli blocca la spalla, la mia gamba. Le mie gambe sono pesanti, quindi non è che riesce a entrare dentro Chiaro. facile. Ora mi interessava sapere qual è stata la sensazione dopo la vittoria? Cioè che sei ritornato dopo tutti sti anni. Io ho messo la canzone, io sono ancora qua Inattiva. di Vasco Rossi, non so se... che tutti sentito. la gente dicono, ho messo quella come posto, io sono ancora qua. E dicono, ma quanto Ma cazzo Gio, d'anni c'è? è banale. A te. Allora, è banale dire che è una felicità immensa perché dici giustamente, ovvio, tutti quando vincono non ce n'è uno triste, no? No, però contento. tornare dopo tutto quel tempo, cioè Contento. ti aspettavi, ci speravi. Poi tanta pressione perché la gente logicamente Quello che mi hanno dico. ucciso, mi diceva, ma a me non mi può fregare di Sei me. vecchio, lascia stare. Sei vecchio, a fare mani nude, cioè, Sei vecchio, sei in pensione. Non mi può fregare di me, quello che dicono. Hai sentito la pressione? Ne abbiamo parlato anche nell'altro video, però prima del match. Hai sentito la pressione psicologica delle persone? All'interno della gabbia, dico. No, io quando entro là si chiude con la gabbia, io mi scordo di Zero. tutto. Ma ne scordo di tutto. E io ringrazio Dio che mi ha dato questo tipo di spirito e di coraggio. Io mi scordo proprio di tutto. E invece il momento in cui sei inciampato, c'è proprio che sei scivolato sul coso, hai pensato, c'è stato per una frazione di secondo che No, dici, ti giuro, ho "Ma pensato solo a quello che ha fatto tempo, me poi a prendermi in giro. A me deve capitare sta cosa, minchia, a me, adesso, dopo Guarda, 7 allora, se anni, ti devo dire sta mica cosa, anche scivolo. le 2 settimane prima, quello che mi è successo al piede, potevo dire la stessa cosa. Certo. Però poi alla fine, se vedi i tuoi compagni, io sono abituato, si allenano, nessuno dice Però niente. gli infortuni sono una casistica molto maggiore, cioè nel senso capita, in allenamento purtroppo succede, quasi tutti i Succede. fighter, prima dei match si fanno male. Però la cosa proprio nel match che dici, minchia, mo devo scivolare, cazzo. Cioè ti ha limitato. Staccato il bicipite nel match. Mamma mia. Quindi mi si è staccato il bicipite nel 2015. Non fa niente. Se è così, se delle volte il destino... Ti va contro. io dico sempre, se ti gira le spalle, te toccagli il culo. Cioè, a romano dico... E viaggi. Cioè, questa è la mia filosofia romana, quindi
Se la vita è gira e sbattuto, ok, il culo, che puoi fare? Oppure se enterite, fai il solletico. Cioè, queste sono le mie battute che cerco da di sempre a chi mi segue, no? Però sono contento che continuo a fare quello che amo. No, chiaro. Quella cosa più bella è che io mi sveglio la mattina e faccio ancora quello che amo. Ora però il tuo obiettivo qual è? Continuare a combattere ancora? Continuare a combattere. Tu vuoi ancora combattere? Voglio ancora Ti sei dato un limite però, che Guarda, dici, adesso- voglio arrivare a 50, che faccio ancora? Per una adesso, gara? finché il corpo mi dice che ce la faccio, Ok. e il giorno che non mi andrà più di allenarmi, quella è la volta che io sarò onesto con me stesso e dico è finito. Cioè il giorno che mi sveglio la mattina, io viaggio, ad esempio oggi sto qua Sì. e poi mi alleno tra poco. Ok. Finito questo io mi alleno. Il giorno che invece dico poi mi Giuro, devo, questa cosa qua non so come riesci a farla. mi devo allenare, il giorno che io dico no ammazza e poi oggi mi devo allenare, e là devo iniziare di è ora che inizio a pensare ad altro nella vita. Ok. Ma io se mi sveglio la mattina vado all'America Top Team, vado a fare sparring e non c'ho match o per aiutare gli altri, o vado a fare i sacchi, perché devo smettere? No, perché come magari qualcuno, tu me l'avevi già spiegato in qualche vecchia intervista, uno potrebbe pensare, sì, grazie al cazzo, combatte per campare. Quando non, Quello! non è questo. Anzi, il tuo ecco, problema, come ti rispondo? esatto. Io ho fatto adesso dei campi da padel, io sono stato il primo a Boca Raton. Ok. Dicevo questo per i campi da Io so padel. che non è una necessità per te combattere. Quindi niente per, proprio. per quello dico, cazzo, allenarsi ancora tutti i giorni. Cioè, Non vuol ho dire che, necessità. che stimolo deve avere, quanto Sì. deve essere grande la passione Perché lo per amo. continuare a farlo. Lo amo, è come all'antichità c'erano i legionari che andavano ancora in guerra, i samurai che ancora combattevano, non c'era bisogno. Si potevano ritirare col feudo, oppure chiaro. la stessa cosa, i legionari si potevano ritirare col terreno, invece andavano ancora in guerra. Quando ce l'hai dentro, non puoi fare niente. Adesso ti faccio però un po' di domande provocatorie, Ale. Vai, perché vai, abbiamo vai. parlato delle cose belle, delle cose positive. Vai. Ti parlo, faccio la voce del popolo, no? La gente Certo. che può pensare, no? Per quanto riguarda adesso c'è il fenomeno del BKFC, BKFC certo. MMA. C'è un po' una guerra, no? Tra i marzialisti e queste nuove discipline che stanno prendendo piede, no? Della serie, però vedi, manca tutto quel concetto di rispetto, a mani nude, crudeltà, violenza, tutte queste robe qua. Come te la vivi te questa, no? Io so che tu sei molto budo, Marzialista. no? Budo tra virgolette, budo marziale, no? Però combatto a mani nude, no? Queste critiche però arrivano dai marzialisti. Perfetto. Come risponde a loro questo? Magari perché loro stanno vedendo che il mercato sta prendendo molto più piede ormai a questo livello che alle persone più marzialiste, quindi magari la gente si butterà più da questa parte. Io lo vedo tranquillamente che questa è storia. C'era nell'antichità, eppure c'era gente che rispettava tantissimo. Io No, sono penso uno che uguale. non faccio trash talking, Ok? ma combatto a mani nude, nessuno mi obbliga a puntare la pistola in testa, e il mio avversario nessuno gli punta la pistola in testa, L'ha scelto lui, sì. quindi l'ha scelto lui. Invece di avere un bendaggio o avere un guantino, stiamo a mani nude, però ce l'hanno detto, abbiamo accettato. Io non faccio trash talking, se il mio avversario lo fa, quella è una cosa sua del business, Certo. però non capisco dove non vedono lo sport. Ma io sono d'accordo con te perché c'è un po' questa... non mi viene in mente il termine. Non diventa sport, lo sai quando? Quando ad esempio vedo nell'MMA 5 contro 5, allora là ci può sta. Perché se no mi vai a fare il calcio storico, ma devi avere delle regole. Ma se tu mi fai MMA 5 contro 5, mi fai l'MMA dentro una cabina telefonica o dentro una macchina. Però bello. No, Però quanto è bello. ma quello è intrattenimento, no? Allora là ci può sta, là è intrattenimento, allora là ci può sta che il marzialista dice, cavolo, Chiaro. ok. Oppure quelli che si prendono a pizza in faccia, tu mi potrai dire da marzialista, cioè io non la concepisco come cosa, non puoi dire che quello è un atleta, Chiaro. ok? Però lo fanno, fa intrattenimento, serve a che cosa? A portare numeri e visualizzazioni? Certo, Perfetto. marketing fa bene. Stop. Vende, la gente Stop. vuole vedere quello, Stop. dai alla gente Basta, quello che vuole basta. vedere. Quindi Ma io addirittura sono andato oltre, sono andato proprio come dicevi te, l'origine delle arti marziali, per quale motivo nascono? Per la violenza, cioè per farsi male, cioè per Certo, uccidere, per tutti le noi ce guerre. l'abbiamo, Ogni periodo storico ha comunque le sue cose, Certo. le sue battaglie da ora non ci sono più le guerre, quindi fondamentalmente non ci Guarda, sono il più calcio guerre. storico è dei legionari romani. Ok. Poi preso a Firenze, Medioevo, comunque era dei romani, perché nel periodo che non c'erano le guerre, per tenere lo spirito alto, inventarono questo gioco, no? Chiaro. Non mi ricordo se era con pelle di coniglio o qualcosa, e li tenevano in guerra così, sempre per strategia, no?
combattevano così. Non sono informato sul calcio. No, era per storico, dirti, c'è sì, sempre sì. stata questa cosa, quindi non è No, che... ma proprio le discipline marziali nascono per quello. Cioè, chi fa una disciplina marziale poi dice no, ma questa è violenza. Cazzo, ma inizialmente mica c'erano i Ma poi qua siamo in dojo del Kyokushinkai, no? Sì. Cioè, mani nude. Certo, mani nude. Però vabbè, però- però vedi è già una cosa moderna, c'è comunque quella No. filosofia interna, no? Certo, quello che dici Si è te, tolto però- i colpi ai genitali, colpi al viso, Certo. c'è tutta una serie di cose. Però che ne ancora parliamo combatti a mani nude, però quello che ti voglio dire io... sempre. È mantenuto un aspetto. Perfetto, sempre mani nude combatti, Sì, addosso dai e i calci in testa te li dai lo stesso, ok? Chiaro. Oltre che al corpo. Certo. Quindi lì c'è solo una cosa che adesso è diventato marketing, c'è gente che fa trash talking. Sicuramente se tu entri in una palestra di judo o di Kyokushinkai non è che ti puoi mettere là, te levi il karateji o il judogi, te butti per terra, Ah no, chiaro, quello sputi no. all'avversario, quello non esiste, certo. Certo. Però qui stiamo a parlare che è un altro tipo di mercato che deve vendere milioni di... Però adesso che hai tirato in ballo il discorso del trash talking, devo farti un'altra domanda Vai, vai. provocante. Ti faccio un esempio, perché voglio sviluppare un po' questo concetto. Muhammad Ali, cosa ne pensi Muhammad Ali? Tanta roba. Perché Ok, ti spiego il ok. perché. Però vedi, Tanta roba. Ti spiego va perché. contro a tutto quello che Tanta roba. mi hai detto te sul Però sul ti spiego il discorso perché. marziale. Però ti spiego il perché. Spiega. In che epoca stava Muhammad Ali? Era il periodo razzismo totale. ok. Ok? Quindi il suo essere questa maniera era più per essere un rappresentante del nero in America. E non solo ti dico questo. Ok. Muhammad Ali, nessuno lo sa queste cose, sono aneddoti veri. I suoi avversari faceva quello uno spettacolo, ma poi li rispettava perché Joe Frazier, quando si comprò la moto, Ma infatti non si parla di il rispetto, c'è sempre stato. lui Però però c'era anche il trash talking. Il trash talking suo era comico, era un trash talking veramente per tenere intrattenimento. Ok. Non era una cosa per dirti la religione, Sì, no, chiaro. tuo padre, Ma è tua madre. difficile che si vada su quello. Muhammad Ali non ha mai fatte queste cose, capito? Io penso che nessuno l'abbia mai fatto. Se non Conor McGregor, qualche Però qualcun qualche altro. uscita No, l'ha fatta, ma però- io adesso forse a portare. È Sì, il caso sì, alto sì. che l'ha fatto, ma Chiaro, anche chiaro, altra chiaro, gente chiaro. lo fa, altra roba che parla male delle fidanzate. O all'UFC, quando Lewis mise KO il ragazzo dei Ronda Rousey. Ok. Dice sì. ora stasera starò tutta la notte con Ronda. Cioè, di che stiamo parlando? Dopo il match. Dopo il match. addirittura. Di che stiamo parlando? Che un conto farlo prima, no? No, Che ma poi anche dopo il prima, match ma ti di che saluti. parliamo però? No, chiaro. Cioè, chiaro. capisci? Non c'ha senso. Fa parte del gioco anche. Non c'ha senso. Cioè, tu lo- ma Medali ti poteva dire io sono più bello di te. Ti poteva dire ti metto KO, ti prendeva in quel giro, non sei nessuno. Cioè, Vabbè, però, andava anche sotto casa delle persone Certo. a insultarle, minacciarle col pulmino di notte, alle 2 di notte. però non era una minaccia, Allora- cioè, lo capivi che era una cosa veramente figa, era una cosa psicologica. Io l'ho pensata diversamente, sai perché ti dico questo? Perché sembra quasi che se diventi una leggenda dopo ti viene permesso un po' tutto. No, permesso un po' Mentre invece tutto, qua no. in Italia se provi a fare le stesse cose ti danno subito contro per questo discorso. Io so contro su un'altra cosa, so contro. Il budo. Io so il fatto che se tu vuoi essere spavaldo e di che sei il più forte e che metti capo a tutti, a me non mi può fregare di meno quello. Per me quello non è trash talking. Trash talking è quando caschi proprio nelle cose proprio... Ok, quello è divertimento. Se lo sai fare bene va bene. Cioè capito? sei d'accordo nel Certo, io non lo faccio perché per me è più Chiaro, una chiaro. roba marzialista. Chiaro. Però se inizi a parlare di però è cose senza innegabile. senso a fuori del combattimento, per me non c'ha proprio senso. Però è innegabile che quello porti soldi comunque a chi combatte. Hanno capito che è quella la cosa. Sì. Cioè tu devi dare comunque, tu mettiti ora nei panni anche dello spettatore medio, non sono tutti appassionati di magari vogliono Certo. solo vedere la guerra fra due persone e tu mi devi dare un pretesto perché io mi sto picchiando con te. Per noi magari che siamo nel mondo, per voi professionisti ovviamente, per me perché ho fatto qualche garetta, però c'è quel discorso sportivo e quindi lo riesco a capire, per chi fuori non capisce perché due persone si picchiano. Però c'è tanta Devi gente, creare però c'è tanta quella gente come storiella. Dustin Poirier, Sì. oppure Khabib, oppure ci sono tanti personaggi che combattono e non parlano tanto, Ok. quasi niente, è giusto. Però si sono ritrovati dall'altra parte ad avere un avversario che Certo, Dustin però loro- Poirier, come magari per Conor 3 volte si è trovato in mezzo praticamente a un tornado. A storie. Sì, Ma io so per il fatto che porta mercato, certo. va bene, però il trash talking troppo esagerato non dai... Il problema è questo, se è uno sport di contatto,
lo devi trattare come tale, altrimenti se vai oltre le righe dal dire ti metto KO, so più forte, non duri un round, oppure c'hai qualsiasi tipo di questa cosa, Sì. va bene, ma se vai oltre non dai esempio per i giovani. Che non devi andare sul personale, cioè tu intendi la parte personale. Personale, Ok. se vai sul personale là stai a fare trash talking, Ok. perché allora se vai sul personale è come se ti dovessi dire un esempio, no? Io combatto in America e voi siete solo dei mafiosi, a me mi fanno. Io sono italiano. Ti è capitato? No, a me non Mai è capitato. capitato. Però ti faccio un esempio, no? Te siete tutti mafiosi, siete tutti truffatori. Ti faccio un esempio. Io magari mi sono fatto, ma perché mi devi dare un'etichetta che non c'entra niente con quello che sto a fare io? Perché è la cosa più semplice da fare. Perfetto. È la stessa identica cosa se invece io ti dico, a me mi vieni, mi va a dare, non c'è nessuno, a me duri 30 secondi in round. Io ti rispetto, ma se tu mi inizi a toccare su altre cose private, perché dovrei avere rispetto di te? E che esempio dai a gente che ti vede? Io la vedo da questo punto di vista. Chiaro. Se noi siamo un mezzo per i giovani televisivo, puoi fare una cosa, ma c'è sempre un limite. Se oltrepassi quel limite, poi oltrepassi anche il fatto che poi se ti aspetto, non aspetta il match e ti aspetto un hotel e ti trovi uno sgabello in testa, tra virgolette, Sì. tu quello che hai detto è andato oltre. Certo. È un messaggio sbagliato proprio soprattutto ora che è in voga, cioè questi sport sono molto mediatici. E a proposito di questo, Ale, ti volevo chiedere anche per quanto riguarda il bare knuckle, è scoppiato il fenomeno? Sì. Quindi sia per quanto riguarda il pugilato, per l'MMA e per tutte ste robe, e sta vendendo un sacco. Ne sono troppo felice. Sta vendendo un sacco questa cosa perché quello che mancava alle persone, no? Cioè io l'ho vista un po' così, si è un po' troppo stabilizzato i match, no, di pugilato, Sì. kick, MMA, il livello si è alzato, è difficile vedere quello che domina sull'altro, no? Quindi le botte vere è un po' difficile vedere, ma la maggior parte dei match finiscono ai punti, finiscono... Sì. Cioè, dov'è che può portare sta cosa? No, Cioè, che ci sono ragazzi siamo che ritornati però un po' indietro, no? A quando non c'era il regolamento. Non è che può rischiare di andare oltre. Nel Bernacolo c'è il regolamento, non è che non c'è. Ok, però stanno togliendo sempre più cose, no? Nel corso degli anni hanno inventato praticamente guanti per tutelare la tua salute, le tue mani, Però quello i tuoi piedi. Te lo posso dire, l'UFC non ha mai tutelato la sua. L'UFC ha tutelato la salute dello show, dello spettacolo. Così è bella, quello che ti pare. Quei guanti servono a farti rompere le nocche. Perché se tu ti rompi una nocca Per quello dico. in testa, io ti rompo, io dopo un po' i cazzotti non li do più forti. Quindi quel guantino che tutti vedono alla testa della persona, io posso portare più colpi. Quindi se dobbiamo essere proprio onesti, non è proprio quello che dicono. Però la cosa che dico io non è che si andrà comunque ad alzare sempre di più l'asticella. Oggi magari diventerà normalissimo bare knuckle, vedere la gente con i Certo. bolli, con gli ematomi in testa, con la testa spaccata in due, che sembra che sono entrati veramente dentro un vespaio. Magari tra 5 anni a lungo andare quello diventa normalità, voglio Allora, oltre. se ti dico una cosa, se tu ti guardi in giro esistono già competizioni del Medioevo. Sì, ci Non sono. so se già. tu lo sai, sul ring con le accette. Ah, In Russia già fanno con i martelli. l'hai non visto? so che fanno una roba del genere, però con le armature. Ma se cioè fanno male lo l'armatura stesso, già- perché Dici? quando senti una breccolata con una clava sulla testa, ci vuole quello che ti pare, ma quello vedi per terra con lo scudo, cioè lo spacchi tutto. Però in Russia sono tutti pazzi. Dove sono tutti gatti? Però questa cosa si è divulgata in Polonia. Polonia, mo fanno pure in America. Tu dici dove vai oggi? Vado a dare una clavata a uno in testa. Cioè, là siamo andati proprio oltre, capito? Là siamo ritornati al Medioevo. Quindi non so che dirti. Non L'importante vedi è che necessariamente una cosa negativa tu. no, io vedo più negativo quelli che seminano dentro la macchina o quelli che seminano dentro. Guarda, È reale, cazzo. Cioè tu pensi a fare quello sport per difenderti nel traffico? sì, ma tu stai al telefono, ti entra uno, ti danno il via e ti metti dentro al telefono. È stupendo. Ma mo te ne dico un'altra, ne dico. Dentro la cabina mo te telefonica voglio dire una non cosa, so no? neanche come cazzo fai a menartila, cioè, perché sei letteralmente Ma chiuso, se proprio bloccato. te la devo dire tutta, io non concepisco la pizza in faccia. Perché? In che senso? Una pizza, quello sport. Ah, no, schiaffone. Slap Championship, Ah, raga. bello quello. Cioè c'è gente che si Non lo sveglia. faresti mai quello? No, ma neanche, ma non c'ha senso. Cioè fammi prendere da uno che magari mi dà una pizza, non ha mai fatto una flessione in vita sua, ma addormenta e tu gli dite svegli, pensi che è Capodanno, 10, 9, 8 e invece stai a marzo, non so dove. È vero, ti girano i coglioni, no? Magari andare giù con uno che realmente ha passato la sua vita sul divano. Te Cioè che svegli. sei solo...
Te svegli e inizi a fare così, guarda la macchina la parcheggi qua. E tu dici, ma che hai fatto? Pensi di essere il parcheggiatore di sotto casa per palacavicchi? Dai, raga, non gioco. Ma non è sport. Che cazzo stiamo a dire? Questa manda oltre. Ma no, ma neanche a pagare me. Ma che? Ma no. Ma che? Ma è follia. Fate una pizza in faccia uno per uno. Mi fa iniziare prima a me. Sì, Perché ok. là pure chi inizia. Inizio prima io con 3 di vantaggio. Allora vado. E se non ti butto giù io automaticamente dico basta. Mi metto seduto a ti do la guardare chi vittoria. butti giù. Cioè, ma che apprendi, guarda, ci sono gente che ti ho detto, hanno combattuto, non c'hanno il polso, quelli ti danno una manata. Gente ti svegli, parli spagnolo. Però vedi, sono quelle cose che la gente però vuole vedere. Sono riusciti a creare delle robe talmente assurde. No. Geni chi ha fatto marketing con queste robe. Certo, però a sto punto c'ha più senso quello dei low kick. Ah, sì, anche Perché là ritorniamo un po' a mentalità da samurai, capito? Ok. Là resiste. Calcio, Una pizza, calcio. perché là magari te fermi, dopo un po' Sì, non ce la fai c'è mano alla gamba. ma una pizza in faccia a uno, ragazzi, guarda, può lasciare veramente. Il cervello comincia a sbattere, non fa tanto bene. Per quanto riguarda Barnacle, Sono trattativa perché ci sono degli italiani e sono contento perché ho avuto sempre problema con gli americani. ah, ok, vuoi continuare quindi sulla cosa? No, io posso dire solo questa cosa qua, che si stanno parlando con mio manager, spero che possa andare in porto. Ah, quindi c'è qualcosina. C'è qualcosa, no, questo lo posso dire, non è un problema. E spero che possa andare in porto in futuro. Ok. Gli auguro il meglio perché è sempre uno sport nuovo che sta entrando Chiaro. in Italia. E bene così qualsiasi cosa succeda, sia se riesco a combattere un giorno a Big FC Certo. in Italia, sia se non riesco, l'importante è che i giovani escono fuori. E apro e chiudo parentesi, se proprio dobbiamo fare quei contri finti quando fanno pugilato, YouTube, io sono anche contento da un punto di vista se portano tanta gente. Ok, bravo. L'importante che tutto sotto, i match sotto, devono essere gente professionista. No, ma è sempre stato così. Cioè, io sono felice di questa cosa, capito? Nel senso che se fanno dei personaggi strani che dici ma perché quello l'importante è che poi sotto ci sono pugili veri che poi magari sfruttano l'onda di quello che non sanno fare Perché uno che intanto dai la possibilità di Certo. comparire sui grandi schermi a pugili Certo. che magari non si li caga nessuno. certo. E poi c'è una possibilità di fare curriculum. No, io sono d'accordissimo su questo. questo Anzi, sì. mi fa piacere che sia anche tu a dirlo, Certo. perché sai, mi aspettavo invece che anche tu fossi dalla parte degli altri. No, io so ste quando cagate, non sono io per i so pugili, quando non sono- tutto l'evento Ah, un ok, youtuber è tutto contro un trash. Ok, cantante che è tutto ma trash. sotto mi fate Certo, vedere i pugili certo, che gli date una possibilità No, chiaro. da farli uscire fuori, capito? Un discorso ampio, cioè qua ti potrei aprire anche un'altra cosa, anche tanti pugili che non si mettono neanche tanto in gioco. Certo, Hanno capito che, cioè tu hai capito che sei un imprenditore, no? Certo. Da quando fai il fighter, e tanti no. Tanti si aspettano, ma nessuno mi fa combattere. Ho capito, ma. Devi parlare di qualcosa. Momento. No, per quanto riguarda la cosa di Barnacle, volevo anche lanciare un messaggio riguardo questa cosa. Non puoi cominciare subito con cioè la carriera di uno che fa Barnacle, che comincia come primo sport. No. Questa cosa è difficile da mantenere, vero? Box. Sì, box. Parti prima con la box, se vuoi fare quello. Ok, fai pugilato e poi magari a fine carriera. Certo. C'ha molto più senso a fine carriera, no? Dipende l'obiettivo tuo. No, cazzo, però ho capito. Se l'obiettivo tuo Però è se vuoi arrivare a campare essere un 20 anni- pugile d'alto livello, devi continuare a fare il pugilato. Se l'evento tuo è quello che puoi diventare solo imprenditore e diventare qualcuno famoso nel Big FC, ti puoi fare degli incontri di pugilato, Ho poi inizi a capito, fare il però, buffone. soprattutto all'inizio, quanto ti conviene fare? È rischioso. Cioè, lì veramente ti arrivano, veramente c'è gente che si è staccata la retina. si è staccata- certo. E quindi voglio dire, la vedo un po' come una cosa di completare la carriera, non la vedo come Io la vedo così, io la vedo così, io la vedo che quello, io la vedo così, Ok. perché anche perché quanti match ti puoi fare? È quello che dico. A mani nude? Puoi farti 30 match a mani nude. Aspetta, te li puoi fare A meno che non vinci a KO prima o poi. subito. Però dopo un po', quando tu inizi si alza il livello e sono tutti e due bravi, quanti match li puoi fare? 5, 6, 8. Ma te puoi anche arrivare a 20, ma sarei. Arrivi devastato, c'hai la faccia che è incollata con la Vinaville. C'è, Heart capito? attack. Quello dico. Per il resto io so felice se esplode e può fare tantissimo. per Quindi tutte le molto persone. probabilmente Alessio Sakara in... No, io non lo voglio dire, incrocio sempre. Perché poi anche perché io sono Te l'ho appena contratto con mandata, Masvid. te l'ho appena mandata. Tra un po' mi chiami e dici minchia. No, leva si sto guarda cazzo perché di ci video." sono dentro gli italiani che stanno organizzando e quindi sono contento. Se parte tutto dall'Italia sono contento. Cioè parte È un movimento più, nuovo, io più del sono pro a sta 50% cosa. Io sono pro italiani, quindi perfetto. Ben venga, sono solo felice. Ok, quindi niente Ale, grazie per l'intervista. Os. Grazie per tutto, aspetto di vederti il tuo prossimo match. Ragazzi, sempre sul pezzo. Hajime!
Grande.